Uno dei tormentoni della stagione 2022 è stato sicuramente il dominio Ducati. Si è sottolineato spesso come la casa di Borgo Panigale sia stata l'indiscussa dominatrice del campionato e avere 8 esemplari in pista contemporaneamente non ha fatto altro che aumentare il malcontento di chi quella moto non ce l'aveva. Ma ci troviamo davvero di fronte a un problema? Il dominio Ducati va fermato? Cerchiamo di capirlo insieme. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi piace quello che facciamo. Per voi è un piccolo gesto ma che ci dà una grossa mano. Grazie mille. Parliamo di Ducati quindi. Perché si sta iniziando a disprezzare il suo dominio in MotoGP? La critica principale che gli viene mossa è quella di stare monopolizzando la classe regina, a livello di numeri, di moto e di competitività. Le 8 moto in pista sono ritenute troppe, soprattutto se consideriamo che si tratta di mezzi ipercompetitivi che permettono virtualmente a qualunque pilota di raggiungere dei risultati altrimenti impensabili con un'altra marca. Facciamo però un passo indietro. Sapete quante moto Ducati schierava in griglia nel 2016? Esattamente 8. Ebbene sì, dal 2016 al 2018 Ducati ha schierato lo stesso numero di moto per cui ora tutti stanno diventando pazzi. Non solo, è dal 2015 che ne schiera almeno 6, che sono come minimo 2 in più delle classiche 4 moto in pista, 2 factory più 2 satelliti. Quindi perché tutta questa indignazione proprio ora? Come mai prima non ci si lamentava e invece adesso è un problema? Forse perché prima Ducati non vinceva e quindi non importava a nessuno quante sue moto fossero in pista? Io credo di sì, e questo viene anche motivato dal fatto che l'anno scorso più di qualcuno è finito nel pozzo profondo del complottismo, accusando Ducati di favorire il pilota di punta con ordini di scuderia che impedivano agli altri piloti sostanzialmente di vincere o fare risultato. Questa versione dei fatti trova poco riscontro nella realtà, ma il dominio Ducati rimane comunque una cosa estremamente tangibile, impossibile da negare. 12 vittorie, 32 podi, 16 pole position e almeno una Ducati a podio in tutte le gare. Se andiamo ad analizzare questi dati un po' più a fondo, però, scopriamo che 11 vittorie, 15 podi e 6 pole position sono il frutto di 2 soli piloti, ovvero Bagnaia e Bastianini. Il resto dei risultati di spessore sono il frutto degli sforzi di Zarco, Miller e Martin, mentre non hanno apportato numeri significativi alla causa Ducati Marini, Di Giannantonio e Bezzecchi. Questi ultimi due comunque giustificati dal fatto di essere dei rookie e comunque c'è da sottolineare come Bezzecchi un podio l'ha portato a casa. Se andiamo a vedere la classifica, gli 8 piloti Ducati sono così distribuiti. Bagnaia campione, Bastianini terzo, Miller quinto, Zarco ottavo, Martin nono, Marini dodicesimo, Bezzecchi quattordicesimo e Di Giannantonio ventesimo. Ora, avere 2 piloti fra i primi 3 e 5 fra i primi 10 è sicuramente un grandissimo risultato, reso ancora più memorabile dalla vittoria del mondiale, ma a colpo d'occhio non sembra per niente di trovarci di fronte a un dominio totale e completo di Ducati in quanto marca, anzi, più volte durante la stagione infatti abbiamo sottolineato come fosse soltanto Bagnaia a riuscire a vincere con la GP22 e Bastianini l'unico che più volte è stato sul suo stesso livello. Insomma, Francesco non ha mai avuto bisogno di aiuti perché semplicemente era il più veloce in pista. Nel 2003 saranno sicuramente tutti più agguerriti e competitivi e magari avverrà davvero quello che molti temono, ovvero 8 Ducati nei primi 8 posti in gara, ma in quel caso sarebbe davvero un male? No, perché secondo me ci sono almeno 3 note positive da considerare in uno scenario del genere. Prima però vediamo cosa ne pensate voi. Abbiamo infatti indetto 2 sondaggi identici, uno su YouTube, uno su Instagram, chiedendovi cosa ne pensate di questa situazione e ho qui i risultati. Salta fuori che il 70% di quelli che ci seguono qui su YouTube ritiene che 8 moto in pista per Ducati siano troppe. Su Instagram in realtà non cambia tanto la situazione, la percentuale rimane molto alta, 65% contro Ducati. Insomma dai, vediamo se riesco a farvi cambiare idea con le mie 3 motivazioni. Quando si dice 8 moto della stessa marca sono troppe, secondo me ci si dimentica che alla guida di queste moto non c'è lo stesso pilota fotocopiato, ma ben 8 piloti diversi, ognuno con i suoi obiettivi, il suo carattere, i suoi punti di forza e debolezza. Secondo me quindi non bisogna immaginarsi questa corazzata come un trenino compatto che scorta il pilota di turno alla vittoria, ma come una bolgia infernale in cui ognuno vuole avere la meglio sugli altri e ognuno ha i mezzi per farlo. È qui che esce fuori il talento del pilota, in cui si capisce chi ha un buon manico e chi è un fenomeno. E questo secondo me non può che far bene allo sport.
Inoltre, se davvero gli 8 scudieri Ducati saranno i dominatori del campionato, ci ritroveremo di fronte a una situazione inedita nella storia della MotoGP. Siamo sempre stati abituati o a un dominatore solitario o all'era dei Fantastici 4, ma mai a un numero così elevato di piloti in lotta per il podio tutte le gare. Avere la Ducati competitiva, inoltre, ci porta al secondo punto, ovvero quello della fine del dominio giapponese in MotoGP. Si parla tanto dello strapotere della casa italiana, ma vogliamo metterlo a confronto con le 100 vittorie giapponesi consecutive interrotte da Iannone nel 2016? O più in generale dei 17 titoli costruttori vinti dai giapponesi in 21 edizioni della MotoGP? Evito di addentrarmi nel discorso 500, se no dovremmo tornare al 1973 per trovare una casa italiana che vince un titolo. La ritrovata competitività di Ducati, oltre a rendermi orgoglioso in quanto italiano, mi fa piacere perché adesso c'è una nuova forza nella MotoGP, che è sempre stata succube del dominio di Honda e Yamaha. Certo, a guidare quelle moto ci sono stati tutti i piloti più forti degli ultimi 20 anni, ma la differenza tecnica è sempre stata molto grande, tanto che Ducati per un periodo è stata considerata la moto ammazza piloti. Il caso di Valentino Rossi è quello più eclatante. Adesso la situazione si sta ribaltando e questo non può che dare linfa vitale alla MotoGP, anche perché questo discorso ci porta al terzo punto, la rivalità fra case. Ducati negli ultimi anni ha fatto dei progressi spaventosi e le altre case per certi versi sono rimaste a guardare, spesso anzi cercando di troncare sul nascere le varie migliorie tecniche proposte dalla casa italiana. Negli ultime stagioni invece la rincorsa si è fatta più accesa che mai, con le altre marche che lavorano alacremente per ricucire il gap dalla numero 1. Lo abbiamo appena visto anche nei test di Sepang, con Honda che è arrivata a provare la moto senza ali e in generale con tutte le case motociclistiche impegnate nel costruire un mezzo all'altezza per i propri piloti. Insomma, ho la sensazione che tutti si stiano muovendo per combattere un nemico comune, portando più competizione e, si spera, più competitività. Ovviamente non è tutt'oro quello che luccica, il dominio Ducati ha anche dei risvolti negativi. È vero che l'ipotesi di 8 piloti ipercompetitivi non sarebbe necessariamente un male, anzi, ma il fatto che corrano tutti per la stessa marca toglie quel fascino che ha sempre caratterizzato le corse. Il bello dei Fantastici 4 era anche il fatto che corressero per 3 case motociclistiche diverse, conducendo 3 diverse filosofie di moto alla vittoria. E in generale a noi appassionati piace vedere le varie marche che portano le loro moto in pista, le rendono competitive, provano a vincere. Notizie come l'abbandono di Suzuki per noi sono un colpo al cuore, come un familiare che ci lascia. Perciò l'idea di una MotoGP che va sempre di più ad assomigliare a un campionato monomarca non è per niente esaltante, insomma. E poi, se è vero che le 100 vittorie consecutive dei giapponesi dal 2010 al 2016 non sono state particolarmente divertenti, per noi e per la monotonia in generale, eventuali 100 vittorie di Ducati non sarebbero uno scenario tanto migliore. Dopo un po' subentrerebbero per forza l'abitudine e la noia e ci ritroveremmo anche noi a chiedere a gran voce un cambiamento nel campionato. D'altra parte questo accade regolarmente in Formula 1, in cui basta un cambiamento nel regolamento tecnico per far iniziare un dominio pluriennale di una marca che magari fino all'anno prima non era chissà quanto competitiva. Visto che succede in Formula 1, allora è giusto e lecito che capiti anche in MotoGP? Assolutamente no, ma d'altra parte è fisiologico negli sport in cui l'atleta non ha il 100% dei suoi meriti che se i suoi mezzi sono superiori a quelli degli altri, allora rischia di spadroneggiare. Ragazzi, staremo a vedere come andrà. Questo nuovo ciclo di Ducati così competitiva secondo me non è una brutta notizia, ma potrà dare vita a un campionato molto interessante e magari anche aiutare uno sviluppo a 360 gradi di tutte quante le moto della classe regina. Semplicemente eviterei di demonizzare la cosa perché non mi sembra giusto prendersela con Ducati che ha lavorato sodo e alla fine è diventata la migliore di tutte. Ok, per questo video è tutto, grazie per essere arrivati fino a qui, un ringraziamento speciale va anche a tutti gli abbonati del canale che tengono in piedi questo progetto, fatemi sapere nei commenti se vi ho fatto cambiare idea sulla questione 8 Ducati in pista e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!